Ciao a tutti! Oggi tenteremo di clonare il potenziometro del volume di questo amplificatore con quello di un pedale d'espressione per poter variare il volume da remoto senza inserire un pedale in serie alla chitarra. Questa modifica sarà particolarmente utile a chi possiede un ampli privo di loop effetti, che è il punto corretto dove inserire un pedale volume senza perdere acuti e definizione del suono. Questo perché quando inseriamo un pedale volume passivo tra la chitarra e l'amplificatore, stiamo in realtà introducendo un carico resistivo variabile prima del preamplificatore. Questo è un effetto importante. L'impedenza totale cambia e i pick-up, che sono essenzialmente bobine passive, non riescono più a interagire correttamente con l'ingresso dell'amplificatore. Il risultato? Perdita di acuti, brillantezza e risposta dinamica. In particolare i pick-up single coil ne risentono moltissimo, il suono si fa più opaco, meno definito e con meno attacco. Lo stesso succede anche con il potenziometro volume della chitarra, se non è dotato di un circuito treble bleed. Abbassando il volume in pratica si perderanno le alte. Clonare quindi il comando volume dell'amplificatore è sicuramente la scelta più corretta e pulita possibile per conservare intatta la voce del nostro strumento. Tutto ciò che ci occorre è un pedale d'espressione dotato di un jack maschio stereo, ovvero con i 3 poli tip, ring e sleeve. Un normale pedale volume quindi non andrà bene perché utilizza 2 soli contatti dei 3 presenti. Questi 3 contatti sono indispensabili perché devono gestire i 3 terminali del potenziometro interno del pedale, esattamente come accade per il potenziometro volume dell'amplificatore. Ma attenzione! Il valore resistivo del potenziometro all'interno del pedale deve essere molto simile a quello del potenziometro volume originale dell'ampli. Questo punto è fondamentale. Se i 2 valori fossero troppo diversi, il comportamento del controllo di volume cambierebbe, rischiando di rendere la regolazione imprecisa, sbilanciata o addirittura inaffidabile. Ora, come facciamo a far sì che, una volta collegato il pedale, il potenziometro interno dell'ampli venga escluso automaticamente? È qui che entra in gioco un componente davvero interessante, un jack da pannello stereo con contatti di commutazione, chiamato anche jack NC, normally closed. Questo tipo di presa ha una particolarità. Quando il jack è vuoto, cioè quando il pedale non è collegato, i contatti interni restano chiusi e permettono al potenziometro dell'amplificatore di funzionare normalmente. Ma non appena inseriamo il jack stereo del pedale, i contatti interni si aprono automaticamente. Questo disconnette elettricamente il potenziometro interno e collega al suo posto quello del pedale, semplicissimo. In pratica è come se avessimo spostato fisicamente il controllo del volume all'esterno dell'ampli, senza alcuna modifica irreversibile e senza inserire nulla nel percorso del segnale audio. Una soluzione pulita, elegante e soprattutto efficace. Passiamo adesso alla realizzazione pratica della mod. Inizieremo scollegando il potenziometro volume dalla scheda dell'amplificatore. L'operazione è veramente molto semplice e consiste nel dissaldare i terminali aspirando lo stagno che collega elettricamente e fisicamente il potenziometro alle piste del circuito stampato. L'utilizzo di una pompa riscaldante e aspirante è d'obbligo per realizzare un lavoro ben fatto. Liberati i terminali dallo stagno, stacchiamo pure il potenziometro dalla scheda. Sulla base del collegamento originario del potenziometro volume della scheda, possiamo passare al cablaggio della presa jack da pannello. Utilizzeremo 2 spezzoni di cavetto schermato stereo, i cui 3 fili interni andranno connessi rispettivamente, da un lato alla scheda dove prima era saldato il potenziometro originale, utilizzando i contatti sempre attivi, normalmente chiusi, del jack. Dall'altro lato ai 3 terminali del potenziometro volume interno dell'amplificatore, quegli stessi terminali che verranno scollegati automaticamente quando inseriremo il jack maschio. Importante, la calza del cavo, quella che garantisce la schermatura, deve essere saldata al contatto masse del jack, il primo terminale a partire dall'ingresso.
In questo modo anche il cavo che collega il pedale volume esterno avrà la calza schermata correttamente messa a massa, proteggendo il segnale audio da qualsiasi interferenza elettromagnetica. Una volta eseguite tutte le saldature, l'amplificatore tornerà a funzionare normalmente, proprio come se il potenziometro originale non fosse mai stato rimosso e finché non inseriremo il jack maschio del pedale d'espressione. A partire da quel momento il potenziometro interno al pedale assumerà completamente il controllo del volume dell'amplificatore e lo manterrà finché il jack maschio resterà inserito. In questo modo abbiamo realizzato una sostituzione temporanea del controllo di volume, senza alcuna perdita di tono e senza aggiungere niente nel percorso del segnale tra chitarra e preamplificatore. Vi mostro adesso l'orientamento attuale del potenziometro del volume ed il posizionamento della nuova presa jack dedicata al volume esterno, che prende posto sulla mascherina anteriore proprio accanto al comando originale del volume. Ricordate di controllare se la cablatura del potenziometro interno al pedale è identica a quella del potenziometro volume originale. Io ho dovuto semplicemente collegare al wiper la massa invertendola con il ring del connettore jack. Abbiamo praticamente terminato. Mi resta solo da mostrarvi lo schema elettrico del cablaggio, in maniera da avere chiari i collegamenti da eseguire nel caso fossero necessari dei piccoli aggiustamenti. Dopodiché passeremo alla prova su strada della modifica. Vi mostro adesso cosa è cambiato dopo aver realizzato la mod. Come vedete, la presa per il controllo del volume esterno ha trovato posto accanto alla presa per il collegamento della chitarra. Il potenziometro del volume è ritornato al suo posto. L'amplificatore in questa condizione qui suonerà esattamente come ha sempre suonato. A questo proposito volevo farvi notare, non so se si vedrà sul video, come la manopola del volume posta sulla chitarra, indipendentemente dal volume generale del suono, diminuisce e di tanto le frequenze alte che la chitarra è in grado di restituire. Infatti, se abbassiamo, fateci caso, oltre alla diminuzione del volume, che però possiamo compensare così, non so se riuscite a sentire come le frequenze alte sono state tagliate, e questa è la ragione per la quale non si dovrebbe usare questo potenziometro qua, salvo per effetti particolari. Ritorniamo nella condizione normale e proviamo adesso il nostro pedale. Qui abbiamo detto collegheremo il jack del volume e adesso ho messo al minimo il pedale ed andiamo a provare. Abbiamo detto pedale al minimo, nessun suono. Come sentite, il suono è esattamente uguale, non ha nulla a che vedere con un pedale posto in serie al cavo della chitarra. Ci si possono fare anche dei giochetti. Non è un wah-wah, perché il pedale wah-wah agisce sul tono del suono e non sul volume, però ecco, questo è quanto abbiamo realizzato sul nostro amplificatore. Spero che il video vi sia piaciuto. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!